Buongiorno a tutti! Oggi vediamo come riutilizzare un vecchio pannello LCD proveniente da un vecchio televisore o da un vecchio monitor o ancora meglio da un vecchio notebook come questo che vedete per trasformarlo in quello che volete, ad esempio un nuovo televisore digitale terrestre piuttosto che un monitor VGA, piuttosto che un monitor HDMI, oppure, come nel mio caso specifico, per trasformare questo vecchio pannello in un monitor di videosorveglianza con ingresso video composito per il mio DVR 4 canali. Con l'occasione vedremo anche come trasformare la retroilluminazione di questo vecchio pannello da lampade compatte fluorescenti, quelle lunghe e sottili per intenderci, a illuminazione a LED economica con una semplice striscia LED 12 volt ad alta luminosità. Seguite il video fino alla fine se vi interessano questi argomenti. Vediamo quelli che sono i passaggi fondamentali per realizzare questo processo di riutilizzo di una vecchia tecnologia per i nostri scopi. Questo è il pannello LCD smontato dal mio vecchio televisore. Nella parte alta troviamo la scheda T-Con di pilotaggio dei LED RGB con il suo connettore LVDS da 30 pin, mentre lateralmente troviamo gli attacchi delle lampade al neon. Sul retro di ogni pannello LCD, nella parte bassa, all'interno, trovate sempre un'etichetta che individua Il modello specifico. Nel mio caso il codice è M201EW02. Andando sul sito panelook.com e digitando questo specifico codice potremo estrapolare da un database di migliaia di pannelli LCD i dati salienti del nostro pannello specifico. Questa schermata contiene la carta d'identità del mio pannello specifico e tra questi parametri quelli che più ci interessano sono la risoluzione 1680x1050, il voltaggio di alimentazione, nel mio caso 5 volt, il tipo di connettore LVDS se da 40 o 30 pin come nel mio caso. Ciascun pannello LCD infatti dispone di un unico connettore LVDS di interfaccia con il mondo esterno, attraverso il quale passano sia la tensione di alimentazione, i cavi rosso e nero, sia i dati seriali nelle coppie bianche e blu. Questo connettore va collegato ad un opportuno controller LVDS, in genere incorporato nel TV, che con un connettore da 30 pin si collega alla scheda T-Con posta sul pannello. Oltre all'alimentazione, attraverso questo connettore passano anche i segnali seriali che comunicano alla scheda T-Con i pixel da visualizzare e il loro colore. A proposito di schede T-Con, in un mio video precedente ne ho spiegato in dettaglio il suo funzionamento, video di cui vi metto qui in alto a destra la relativa scheda e vi invito ad andarlo a vedere per approfondimenti. Questi segnali provenienti dal controller e destinati alla scheda T-Con sono raggruppati in coppie di fili bianchi e blu, ciascuno dei quali individua un bit del segnale da trasmettere. Su questi bit transitano sia i segnali relativi ai colori R, G e B, i sincronismi verticali e orizzontali e i segnali di clock. Nella trasmissione differenziale bilanciata, l'informazione viaggia in maniera simmetrica su entrambi i due fili rispetto ad una massa virtuale centrale, il che limita le interferenze elettromagnetiche. Su un tipico connettore da 30 pin di media definizione, per il segnale si usano 8 coppie di fili o bit distinti in 4 bit pari e 4 bit dispari per un totale di 16 fili di trasmissione dati. Gli altri pin ospitano sia l'alimentazione per il pannello, nel mio caso 5 volt, sia 4 pin per i due segnali di clock, uno per i bit pari e l'altro per i bit dispari. Questi segnali bilanciati raggiungono velocità di trasmissione nell'ordine di 100 MHz senza interferenze.
La disposizione dei pin su un connettore LVDS è quasi sempre la stessa, tuttavia in alcuni casi possiamo avere disposizioni diverse a seconda del modello di pannello rispetto al corrispondente connettore posto sul controller universale, nel qual caso sarà necessario scambiare qualche filo. Maggiore è la definizione del pannello, maggiore sarà il numero di bit e quindi di coppie di fili necessarie alla comunicazione. Ma torniamo al nostro pannello. Il mio nello specifico funziona con delle vecchie microlampade compatte fluorescenti o CFL che funzionano grazie ad un inverter che bisogna andare a testare. Sinteticamente un inverter per lampade al neon converte la tensione 12 volt in una tensione di 600 volt oscillante grazie a dei MOSFET di potenza e ad un trasformatore elevatore di tensione. Solo infatti con questa alta tensione è possibile alimentare le lampade al neon. Sull'inverter originario possiamo notare il connettore d'ingresso, i due trasformatori di elevazione che alimentano ciascuno la propria lampada compatta fluorescente. Questo connettore prevede un collegamento di alimentazione 12 volt, un collegamento di accensione e spegnimento, un pin per la regolazione della luminosità con tensione variabile da 0 a 5 volt e il negativo di alimentazione. Con il mio alimentatore settato sui 12 volt vado ad alimentare questo inverter per vedere se funzionano le lampade. Per simulare la luminosità ho inserito un potenziometro variabile e una resistenza che fornisce i 5 volt per comandare l'accensione delle lampade. Vediamo se queste lampade sono ancora funzionanti. Ho effettuato tutti i collegamenti, vado a dare l'alimentazione 12 volt e il pannello si dovrebbe accendere, forse non alla massima luminosità, ma possiamo regolarla con il potenziometro. Accendiamo il nostro alimentatore, vediamo che la corrente sale ma immediatamente scende, segno che c'è qualche problema sulle lampade. Due lampade sane dovrebbero assorbire 1,5 A, mentre in questo caso la scheda inverter va in protezione. Infatti le lampade si accendono per una frazione di secondo e poi si spengono. Il guasto potrebbe essere sia nell'inverter, ma molto più probabilmente nelle stesse lampade compatte fluorescenti. Per non perdere tempo, decido di sostituirle con una più economicissima striscia LED bianca. Queste strisce con LED 50-50 funzionano a 12 volt ed hanno un'alta luminosità. Tuttavia, per effettuare questa sostituzione dobbiamo smontare interamente tutto il pannello LCD. Si tratta di un intervento che richiede molta pazienza e almeno mezz'ora di tempo. Andiamo a separare la retroilluminazione dal pannello LCD vero e proprio. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. A questo punto andiamo a separare la retroilluminazione dall'LCD vero e proprio. Per evitare problemi fisso la scheda T-Con a questo delicatissimo pannello LCD, per il quale dovrete utilizzare la massima cautela trattandosi di un sottilissimo strato di vetro. Una volta messo al sicuro, vado a disassemblare il wafer della retroilluminazione rimuovendo la cornice di contenimento. Tolta con delicatezza questa cornice molto fragile, abbiamo accesso ai fogli che diffondono l'illuminazione. Una volta rimossi andranno ripristinati nello stesso ordine. Finalmente possiamo estrarre dal loro binario le micro lampade compatte fluorescenti. Queste lampade compatte fluorescenti sono molto fragili. Un tempo costosissime, oggi sono state soppiantate dalle barre a LED. Andiamo ad effettuare la sostituzione della retroilluminazione. Mi procuro delle strisce LED 12 volt con LED bianchi, modello 50-50. Vado a tagliare a misura queste strisce LED in base alla lunghezza delle lampade originarie. Queste strisce LED per interni sono sprovviste di protezione in silicone e vanno posizionate rivolgendo il fascio verso il diffusore di luce.
Faccio alcune prove di posizionamento. Il taglio di queste strisce deve essere fatto in modo da far capitare almeno un capo con i due pin positivo e negativo per l'alimentazione a 12 volt a cui effettuare la saldatura. I cavi di collegamento potranno essere abbastanza sottili, essendo le correnti gioco dell'ordine di 500 mA per ciascuna lampada. Posizionate le due strisce nella parte orizzontale inferiore e superiore. Andiamo a reinserire i fogli diffusori di luce e la cornice di contenimento della retroilluminazione. In questa fase è importante far aderire perfettamente la cornice, non lasciare impronte e assicurarsi che tutti i fogli siano correttamente aderenti per evitare zone d'ombra. Una volta verificati tutti gli incastri di questa cornice, il mio pannello con la nuova illuminazione a strisce a LED 12 volt è pronto per un piccolo collaudo. Collego il mio solito alimentatore variabile settato sui 12 volt per verificare la luminosità. Vado ad accendere, direi più che sufficiente per un monitor di videosorveglianza. Si vedono i LED, ma non ho grandi esigenze di qualità della illuminazione. Variando di poco la tensione si può variare la luminosità. A questo punto, fatto questo collaudo, con la massima delicatezza vado a reinserire il pannello LCD vero e proprio, una volta pulito da ogni impronta, sulla sua sede, cioè davanti alla retroilluminazione, facendo attenzione soprattutto ai flat della scheda T-Con che sono estremamente fragili. Rimonto la cornice in metallo e il mio nuovo display a LED LCD è pronto per il suo utilizzo. A questo punto possiamo occuparci della scelta del nuovo controller LVDS. Le schede controller disponibili sul mercato differiscono tra loro in base al tipo di ingressi che prevedono. Alcune hanno solo un ingresso VGA, altre più complete, come la mia, hanno quasi tutti gli standard HDMI, VGA, video composito ed in più alcune sono anche dotate di un sintonizzatore TV integrato. In generale esistono tre tipologie di schede controller. Quelle a risoluzione fissa, prima dell'acquisto verificate che ci sia la corrispondenza con il vostro pannello. Quelle a risoluzione variabile settabile tramite alcuni jumper posti sul PCB, prima di collegare il pannello dovrete settare questi ponticelli per ottenere la giusta risoluzione. Infine, quelle universali che funzionano con qualsiasi pannello da 10 pollici fino a 42 perché programmabili tramite apposito firmware disponibile online che una volta scaricato e caricato su una chiavetta USB inserita alla prima accensione nel controller farà caricare questo firmware nel microprocessore e da quel momento in poi potrete utilizzare quella scheda con quella definizione specifica. Questa è la mia scheda controller LVDS universale, modello T.SK105A.03. Si tratta di un controller LVDS molto versatile e completo di tutti gli ingressi, nonché di telecomando, ricevitore infrarossi, pulsantiera e cavo LVDS ed è facilmente programmabile per tutte le risoluzioni. Attenzione però, il sintonizzatore digitale terrestre incorporato in queste schede potrebbe non essere aggiornato alla seconda generazione del nostro paese, come nel mio caso specifico, e vi consiglio quindi di verificare prima dell'acquisto se il vostro obiettivo è quello di costruire un televisore. Essendo invece il mio obiettivo di utilizzare questa scheda come monitor per videosorveglianza, quindi con utilizzo dell'ingresso video composito, la funzione TV non mi interessa. Questo controller possiede un connettore LVDS da 30 pin, un ingresso 12 volt di alimentazione e on board troviamo anche un convertitore da 12 a 5 e 3,3 volt destinati al cavo LVDS.
Questa tensione di alimentazione per il pannello può essere selezionata tramite appositi ponticelli presenti sul controller che dovrete settare in base alla tensione del vostro specifico pannello come riportato nella sua carta d'identità. Ricordatevi sempre di settare questi jumper prima di collegare il controller al vostro pannello, altrimenti rischiate di danneggiarlo. Tra questi vari ingressi io andrò ad utilizzare quello giallo del video composito per collegare il mio DVR 4 canali per la videosorveglianza. La connessione della pulsantiera e del sensore infrarossi a questo connettore bianco la realizzerò soltanto nella fase iniziale per configurare il pannello. Il sensore infrarossi permette infatti di gestire tutto il monitor con il telecomando in dotazione. Anche la presa USB verrà utilizzata nella fase iniziale per caricare attraverso una chiavetta il firmware scaricato da internet. La scelta del firmware avviene in base al modello di scheda ed in base alla risoluzione del pannello che ci interessa. Cercando online esistono diversi siti che permettono di scaricare firmware in base al modello di scheda controller. All'interno di questi elenchi dovrete selezionare quello relativo alla specifica risoluzione del vostro pannello. Questo archivio zippato che andrete a scaricare contiene due file .bin e .txt che contengono il firmware relativo a quella risoluzione. Una volta scaricato dovrete semplicemente copiarli all'interno di una chiavetta che poi andrete ad inserire sulla presa USB del controller al primo avvio. Inserita la chiavetta, appena acceso il controller lampeggia il LED posto sul sensore infrarossi e ci comunica che sta aggiornando il firmware. Dopo circa un minuto la procedura di aggiornamento è completa e potrete rimuovere la chiavetta e il vostro schermo è pronto. Bene, a questo punto occupiamoci dei collegamenti necessari. Per alimentare il tutto utilizzo un alimentatore switching da 12V 2A che sarà collegato ad una presa smart per temporizzare l'accensione del mio monitor ad intervalli regolari. La 12V entra nel connettore del controller universale e poi viene prelevata attraverso due resistenze poste in serie da 20 ohm per mezzo watt per abbassare la tensione a 9 volt destinati alla retroilluminazione, cioè alle nostre strisce a LED. In questo modo avremo una corretta luminosità e anche la durata dei LED sarà prolungata. Il connettore LVDS è collegato al cavo LVDS che esce dal pannello. Parte di questi collegamenti saranno sul retro del mio pannello. In questo particolare possiamo vedere le due lampade, le due strisce a LED collegate in parallelo che vanno al mio alimentatore, nonché il cavo LVDS da 30 pin che va verso il controller universale. In primo piano, due resistenze poste sotto questa letta di raffreddamento abbasseranno i 12V in ingresso a 9V destinati alle lampade. Per fissare la scheda controller al mio schermo ho utilizzato un piccolo piano in plexiglass con una squadretta in ferro che mi permette di porre in bella vista tutto il circuito del controller ed è facilmente accessibile. Nella parte alta di questo schermo ho arrangiato un piccolo gancio centrale per appenderlo sulla mia parete a mo' di quadro. Ma prima facciamo un piccolo collaudo. Ho collegato l'alimentazione 12V e l'ingresso del mio DVR 4 canali. Vediamo se questa scheda controller funziona correttamente. Diamo tensione con il mio alimentatore variabile e a questo punto dovrebbe apparire il segnale del mio DVR a 4 canali. Ed ecco qui, che dire, l'intervento è riuscito alla perfezione, l'immagine è più che buona per un impianto di videosorveglianza e a questo punto non rimane che appendere il quadro. A 12V l'assorbimento in corrente si aggira all'incirca su 1 A.
Grazie alla presa smart temporizzata, all'ora prestabilita, il mio monitor di videosorveglianza si accenderà visualizzando le 4 telecamere del segnale in uscita dal mio DVR. E il mio progetto di riciclo di questo vecchio pannello di un vecchio televisore 20 pollici è completo. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato di vostro gradimento per effettuare i vostri recuperi di pannelli LCD. Come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.